Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare la fodera di una clutch. Questo metodo va bene sia per una clutch con il fondo rettangolare come nel mio caso, sia per una clutch con un fondo ovale o un qualsiasi altro tipo di fondo. Vi faccio vedere la fodera, eccola qui. È veramente molto semplice realizzare questa fodera, basterà realizzare due rettangoli e cucirli tra di loro ed ecco la fodera pronta. Come potete vedere la cucitura centrale coincide proprio con il centro della chiusura e vi darò anche qualche indicazione per realizzare anche il taschino. Eccolo qui. La fodera, oltre che a rendere la borsa più carina esteticamente, serve anche per dare una maggiore rigidità alla borsa, soprattutto quando si utilizzano dei filati come questo nel mio caso, effetto pelliccia. Quindi adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. L'occorrente per realizzare la fodera: della stoffa, potete scegliere un qualsiasi tipo di stoffa, questo per esempio è un rasadello di cotone, una cerniera se volete realizzare il taschino. Nel mio caso ho preso una cerniera di circa 20 cm, purtroppo più piccola non l'ho trovata. Delle forbici a zig zag, queste sono perfette per non far sfilacciare il tessuto. Ago e filo per cucire, un gessetto, dei spilli ed infine un metro. Allora, come vi ho già anticipato ad inizio video, per realizzare la fodera bisogna realizzare due rettangoli. Come prendere le misure di questi due rettangoli? Adesso ve lo faccio vedere. Allora, vi faccio vedere come prendere la misura della base, ossia il lato più lungo. Apro la clutch, prendo un metro, la posiziono in questo modo, poi appoggio il metro proprio al centro della chiusura, così, poi tenendo il metro ben appoggiato lungo tutta la chiusura, prendo la misura fino ad arrivare all'altra metà. Nel mio caso ho una misura di 31 cm, quindi questo lato orizzontale del rettangolo dovrà misurare 31 cm più 2-3 cm per le varie cuciture, quindi all'incirca dovrò avere una misura di 33-34 cm. Adesso vi faccio vedere come calcolare l'altezza del rettangolo. Cosa faccio? Sempre mantenendo la borsetta aperta, posiziono il metro qui sotto la chiusura, lo faccio passare tutto intorno alla borsetta e lo stringo bene e ho una misura di 43 cm. Adesso cosa faccio? Prendo questa misura e la divido a metà, quindi faccio 43 diviso 2 ed ottengo 21 cm e mezzo. E questa sarà l'altezza del mio rettangolo, quindi 21 cm e mezzo più sempre 2-3 cm per le varie cuciture. Quindi in totale dovrò tagliare due rettangoli della misura di 23 cm e mezzo, anche 24, e di 34 cm di larghezza. Quindi io adesso vado a realizzare questi due rettangoli e noi ci rivediamo tra un po', così vi spiego come realizzare il taschino. Allora, come potete vedere ho realizzato i due rettangoli, eccoli qui. Misurano 33 cm di larghezza e circa 24 cm di altezza. Adesso cosa faccio?
Vi spiego come realizzare il taschino. Quindi prendo la cerniera, prendo un rettangolo solo, adesso ho il dritto della stoffa davanti a me e cosa faccio? Vado a piegare la parte di sopra creando un bordino di circa 1 centimetro. Così. Io adesso lo appunto soltanto per farvi vedere come regolarvi, poi dopo con calma prenderò bene tutte le misure e andrò a realizzare una cosa più precisa. Ok, una volta appuntato il bordo, prendo la cerniera e la vado a posizionare al centro del rettangolo, quindi vedete, considero all'incirca una cerniera di 20 cm, faccio la misura del mio rettangolo, prendo soltanto la misura senza i 2 cm per le cuciture, mi raccomando, quindi faccio 31 meno 20 ed ottengo 11, poi 11 diviso 2. Così so che la cerniera deve avere 5 cm dal lato e 5 cm dall'altro. Poi con il gessetto vado a tracciare una riga che corrisponderà alla misura della cerniera e con le forbici normali andrò a tagliare quella parte dove poi andrò a cucire la cerniera. Ma prima di cucire la cerniera devo realizzare anche la sacchetta del taschino. E come la realizzo? In un modo molto semplice, vado sempre a tagliare un rettangolo che avrà le seguenti dimensioni, ossia 20 cm più sempre 2 cm per le cuciture. Questi 20 cm corrispondono alla grandezza della mia cerniera e per l'altezza considero il doppio della cerniera, quindi 40 più sempre 2 cm di cuciture. Quindi in totale dovrò realizzare un rettangolo lungo 22 cm ed alto 42 cm. Quindi io adesso vado a realizzare anche questo rettangolo e noi ci rivediamo tra un po', così vi faccio vedere come poi posizionare il rettangolo sulla cerniera. Allora, come potete vedere, ho realizzato il rettangolo per il taschino e questo è il risultato. Ho una larghezza di 22 cm e un'altezza di 42 cm. Adesso cosa faccio? Vado a piegare a metà questo rettangolo, così. Mi raccomando, la parte interna della stoffa la metto verso l'interno, vedete io ho il rovescio della stoffa davanti a me, così poi quando avrò cucito il taschino, la parte interna della stoffa risulta come parte visibile. Adesso con l'aiuto dei spilli vado ad appuntare queste due parti, così.
Una volta appuntate tutte e due le parti, vedete questo è il risultato. Cosa faccio? Prendo la cerniera, piego questa parte del rettangolino così, creando all'incirca un bordino di 1 centimetro, e lo vado a posizionare sulla cerniera così, e lo vado ad appuntare sempre con degli spilli. Mi raccomando, lasciate sempre un pochino di spazio tra la stoffa e la cerniera, altrimenti poi avrete problemi ad aprire la cernierina. Come vi ho già detto prima, adesso vi faccio soltanto vedere velocemente il passaggio, poi dopo con calma prenderò bene tutte le misure. Il mio consiglio è sempre questo: prima di andare a cucire ogni parte, prendete il ferro e stirate bene la stoffa. Allora adesso ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato, quindi apro la cerniera così mi trovo più comoda. Creo anche da quest'altro lato un piccolo bordino di circa 1 centimetro e vado ad appuntare anche qui la cerniera. Una volta fatto questo, chiudo la cerniera e questo è il risultato. Adesso o a mano o con la macchina da cucire vado a bloccare la cerniera da tutti e due i lati, poi dopo sistemo bene il rettangolino e vado a cucire anche le due parti verticali. Poi una volta cucito tutto il taschino, prendo il rettangolo dove andrò a cucire questa parte e la vado a posizionare lì. Come vi ho detto prima, qui andrà fatto un taglio e sempre con la tecnica del piegare leggermente gli angolini per creare una rifinitura bene, poi vado a cucire il rettangolino sul rettangolo. Dopo prendo il secondo rettangolo, creo sempre questo bordino di circa 1 centimetro, posiziono sempre, mi raccomando, dritto della stoffa con dritto della stoffa e poi vado a cucire 3 lati, lasciando questi 2 lati dove ho creato il bordino di 1 centimetro aperti. Quindi adesso vado a stirare bene la stoffa, a riprendere bene tutte le misure, vado a cucire tutte le parti e noi ci rivediamo con la fodera pronta. E non vi faccio vedere i passaggi della cucitura perché purtroppo sono una principiante, quindi non sarei in grado di farvi vedere bene tutte le cuciture. Noi ci rivediamo tra un po'. Allora, come potete vedere ho cucito la fodera e questo è il risultato. Vedete, ho cucito i due rettangoli tra di loro solo su 3 lati, ho lasciato i 2 lati dove ho creato il bordino di 1 centimetro aperti. Ed ecco qui il risultato. Vedete, la stoffa non è proprio dritta perché, come vi ho già detto, sono una principiante e diciamo più di questo al momento non so fare. E ho cucito anche il taschino e questo è il risultato. Vedete, c'è qualche piccolo difettino, però diciamo in linea generale è venuta molto carina. Sicuramente voi sarete molto più brave di me e quindi otterrete un risultato molto più carino. Adesso prendo la mia clutch e vado a posizionare la fodera. E cosa faccio? Semplicemente posiziono questa parte della cucitura sotto la metà della molla. Poi tiro bene tutta la stoffa, posiziono l'altra metà sotto l'altra metà e tiro il tutto. Se volete potete aiutarvi magari con delle mollette e tenete la stoffa bloccata. Adesso vi faccio vedere come andare a cucire la fodera sulla borsetta.
darò giusto qualche puntino per farvi vedere il passaggio. Quindi cosa faccio? Prendo l'ago con del filo, ho scelto sempre un colore simile alla stoffa. Qui ho realizzato dei nodini per bloccare la cucitura e cosa faccio? Semplicemente entro su il primo punto, proprio nella metà della chiusura, e faccio passare il filo così, vedete? Adesso entro qui al centro della fodera, prendo anche la parte della cucitura così la vado a bloccare e faccio passare il filo in questo modo e tiro il più possibile. Adesso entro prima sulla fodera in un punto vicino, mi raccomando non fate delle cuciture troppo larghe altrimenti poi si arriccia la fodera, ed entro nel corrispondente punto sulla molla. Vedete, vado a cucire nella parte sotto della molla, non proprio nel bordino iniziale. Adesso cosa faccio? Entro in un punto vicino sempre sulla fettuccia e poi entro nel corrispondente punto sulla stoffa e tiro bene il filo. Adesso entro prima sulla stoffa e poi sulla fettuccia e semplicemente ripeto questo passaggio per tutto il resto della fodera, così ottengo una cucitura quasi invisibile e molto carina da vedere. Vedete? Quindi è veramente molto semplice. Una volta entro dal lato della fettuccia e passo sulla fodera, una volta entro dalla fodera e poi passo sulla fettuccia. Mi raccomando, tirate bene il filo. Ecco qui il risultato. Io adesso continuo a cucire così tutto il resto della fodera. Una volta arrivata qui alla parte iniziale, blocco il tutto con dei nodini e nascondo il filo di sotto. Io adesso vado avanti con la cucitura. Noi ci rivediamo tra un po', così vi faccio vedere la fodera cucita. Allora, come potete vedere ho cucito tutta la fodera e questo è il risultato. Devo dire che questa fodera è veramente molto semplice da realizzare, ve lo dico io che sono una principiante nel cucito, e veramente molto carina da vedere. È anche molto facile, come avete potuto vedere basta cucire questi due rettangoli e questo è il risultato. Il taschino lo potete fare o non lo potete fare, poi deciderete voi. Nel caso lo volete fare, questo è il risultato. E con questa tecnica potete foderare qualsiasi tipo di clutch. Se avete visto il video della mia clutch a punto stella, ho realizzato sempre questo tipo di fodera. Adesso vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e magari fatemi sapere nei commenti se vi siete trovati bene con il mio metodo. Potete anche mandarmi qualche foto dei vostri risultati attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Io adesso vi saluto, vi ringrazio per seguirmi, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!